Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, nel video di oggi vi mostro passo dopo passo come creo il mio mix per ottenere un nero profondo. Contate che io parto da una base pluriennata di Lawsonia inermis e lo scorso mese ho fatto un primo passaggio di Lawsonia e un secondo passaggio con Lawsonia e indigo, che però comunque nel corso di questo ultimo mese ha scaricato un pochettino, quindi ho qualche riflesso rosso in realtà. Allora, userò diciamo delle proporzioni che sono ovviamente fatte apposta per la mia lunghezza di 130 cm e 13 cm di giro coda. Ovviamente voi potete prendere spunto dalle percentuali che utilizzerò affinché possiate muovervi poi regolando i grammi riferendovi alla vostra lunghezza. Contate che io sto facendo un percorso di raggiungimento del nero in modo graduale, quindi non sto adoperando grandi percentuali di indigo proprio perché voglio andare a lavorare sulle stratificazioni e voglio che via via l'indigo si aggrappi aiutato dall'ausilio appunto della Lawsonia e che man mano si vada a sommare, quindi non sto mettendo grandi quantità di indigo. Allora, io sono partita dal fatto che ho fatto lo shampoo il giorno prima col mio solito mix per lo shampoo e ho effettuato il risciacquo basico fatto con acqua e bicarbonato. Dopo l'ennè chiaramente non metterò nessun tipo di olio e non userò oli neanche prima. Adesso metto una maglietta vecchia per fare l'ennè perché ovviamente potrei sporcarmi e macchiare i vestiti. Allora, vado a utilizzare 100 grammi di Lawsonia fredda ossidata 24 ore, poi adopererò il Sidr, questo di Zen Store, e vado ad utilizzarne 20 grammi. Allora, in questo video io lo preparerò semplicemente con dell'acqua tiepida, dell'acqua a temperatura ambiente in realtà, e non andrò a montarlo con le fruste come solitamente vado a fare perché mi si sono rotte. Quindi in questo video non lo preparerò come di consueto, ma mi sono dovuta adattare diciamo al fatto che mi hanno abbandonato sul più bello, ma comunque non perde assolutamente le sue capacità e le sue proprietà, semplicemente l'applicazione magari sarà meno agevolata, ecco, risulterà un po' meno morbida. Poi vado ad utilizzare il legno di campeggio e lo vado ad utilizzare per circa 30 grammi appunto per quanto riguarda le percentuali che utilizzo io. In questa miscela utilizzerò sia il bicarbonato sia l'allume di potassio, quindi due soluzioni che hanno dei pH molto diversi perché l'allume di potassio è un sale ma che ha un pH acido, infatti si aggira tra il 3 e il 3.5, invece il bicarbonato che ha un pH basico che si aggira intorno al 7.9, 8 o anche 9 di pH, quindi comunque due pH molto molto diversi che attraverso la loro reazione chimica, perché da questo punto in poi parliamo di chimica, andrà a generare una colorazione molto molto bluastra. Infatti adesso vedrete appunto la reazione direttamente attraverso il video. In realtà questa preparazione ve l'ho già fatta vedere in questo video che vi linko qui in alto alla vostra destra, e vi facevo vedere appunto come preparare il legno di campeggio attraverso la preparazione con bicarbonato, con allume in modo separato e con entrambe le soluzioni unite insieme. Questa reazione chimica darà al legno di campeggio una colorazione che tenderà molto al bluastro, al violaceo. Infatti dopo
Vi farò anche vedere come risulterà su un tovagliolo bianco, e vedrete appunto che la chiazza di colore ha un contorno violaceo bluastro. Adesso io ho preparato la soluzione, penso che possiate cogliere qualche riflesso, ma comunque devo lasciare un pochettino reagire per qualche minuto e poi vedremo appunto l'effetto finito. Allora adesso io vado a usare l'indigo della Fabula Nerissa e lo vado a unire con dell'acqua alla quale ho aggiunto del bicarbonato, circa 3 cucchiaini più o meno, e vado quindi a basificare l'acqua. Poi vado ad aprire l'indigo. In realtà questa è la prima volta che utilizzo questo tipo di indigo, quindi sicuramente vi farò vedere anche come mi trovo. In realtà posso dirvi che mi sono trovata veramente molto molto bene. Sicuramente è una polvere che ricomprerò perché è di ottima qualità, molto sottile, molto fine, il profumo è molto gradevole e si unisce all'acqua e alle altre erbette in modo veramente agevole. Adesso io vado piano piano a miscelare con un pennellino da parrucchiera il mio indigo. Ho adottato questa tecnica di frizionare in piccole aree della pastella l'acqua che vado ad aggiungere. In questo modo vado a rompere tutti i grumetti che si possono creare durante appunto la miscela e cerco di rendere la pastella quanto più liscia e morbida possibile. Quindi insomma io vi consiglio sempre in realtà di utilizzare un pennello da parrucchiera perché trovo che sia un metodo veramente utile per comporre i vostri composti tintori, ma anche per comporre appunto i composti fatti di erbette ayurvediche. Vi consente proprio di fare in modo che la grana della pastella sia molto uniforme. Ecco, a questo punto abbiamo l'indigo pronto, vedete è molto molto liscio. Adesso lo mettiamo, lo posiamo e aggiungiamo all'indigo preparato il sidre. Ah, dimenticavo, per l'indigo ho utilizzato 100 grammi, quindi ho utilizzato una bustina intera, quindi in totale per adesso ho utilizzato 100 grammi di Lawsonia ossidata 24 ore, ho utilizzato lo Zark questa volta perché ho delle riserve da finire, 100 grammi di indigo, 20 grammi di sidr che preferibilmente andrebbe montato con delle fruste in acciaio inossidabile, mi raccomando, e 30 grammi di campeggio con soluzione acida e basica. Andiamo ad aggiungere, ecco come vedete, vi dicevo prima appunto sta toccando picchi bluastri e lo andiamo ad aggiungere al nostro indigo. Ecco qua la nostra bellissima composizione molto colorata. Andiamo ad amalgamare bene tutte le erbette. Ecco, questo è il tovagliolo che vi dicevo, come vedete ci sono dei contorni violacei e più in realtà la polvere, la miscela viene lasciata riposare e ossidare, più vira verso riflessi molto molto freddi. Ecco, questa è una cosa che vi consiglio se volete raggiungere dei colori molto scuri. Se lavorate con l'indigo, aggiungete delle erbette riflessanti basificate. Allora, adesso andiamo ad aggiungere il nostro composto di indigo, sidr e legno di campeggio alla Lawsonia ossidata 24 ore e andiamo ad amalgamare bene. Mi raccomando, la pastella deve essere molto uniforme, molto liscia. La vedrete un pochettino liquida in realtà, ma ho preferito farla così liquida e morbida perché io faccio l'enne sempre a capelli asciutti, quindi preferisco lasciarla un po' più diluita, però voi potete comunque aggiungere meno acqua e farla un po' più densa.
allora adesso io procedo con l'applicazione del metodo della chiocciola. Vi lascio il video integrale di questo tipo di applicazione in alto sempre a destra nella sezioncina delle schede, così se avete la curiosità potete anche andare a vedere l'applicazione per intero. Ovviamente io in questo video vi farò vedere un piccolo step, un breve step dell'applicazione, giusto per farvi rendere conto di come lo vado ad applicare. Magari è da un sacco di tempo in realtà che non applico un impacco in video, che non ve lo faccio vedere, quindi magari vi faccio un piccolo update della mia applicazione. Ovviamente parto sempre da una ciocca centrale della testa, sulla quale poi poggerà tutta la chiocciola che si andrà a formare con i vari appunto arrotolamenti delle ciocche circostanti. Mi raccomando, deve essere una ciocca che sia perpendicolare appunto alla vostra testa e che sia dritta, perché poi poggerà tutto il peso. Chiaramente se avete dei capelli lunghi come i miei il peso sarà non indifferente. Allora, io procedo con l'applicazione, nel frattempo vi dico che ho fatto una posa di 5 ore e ho cercato di scaldare il berrettino che indosserò dopo per fare la posa con il phon di tanto in tanto, quindi lo toglievo, lo scaldavo col phon e lo rimettevo in testa. In questo modo andavo comunque a scaldare un po' l'ambiente tintorio per facilitare la fuoriuscita di colore. Sapete che tutte le erbette prediligono e amano molto appunto una temperatura calda per rilasciare le loro proprietà sia tintorie ma anche curative. Io non mi trovo benissimo con questo metodo in realtà, perché è un po' complicato dividere le ciocche come vi facevo vedere in quel video, però mi rendo conto che è un metodo meno complicato da eseguire, quindi alla fine mi sono arresa al fatto che comunque è un metodo abbastanza comodo. Vado a impellicolare adesso e mi assicuro appunto di sigillare bene l'impacco in modo tale che non secchi. Mi raccomando, questa è una cosa molto importante, perché ovviamente l'impacco in testa deve restare umido e al caldo, posizionando poi successivamente un berrettino in lana. Questo ovviamente è orrendo, ma lo uso soltanto per l'ennè e basta, me ne vergogno molto. Dopo aver risciacquato molto abbondantemente, non ho aggiunto niente. Mi raccomando ragazzi, i capelli dopo l'ennata o dopo gli impacchi con erbe non vanno mai lavati nuovamente con shampoo. Al massimo, se vedete che i vostri capelli sono leggermente secchi, potete aggiungere una piccola noce di balsamo. Ho risciacquato molto abbondantemente, ho fatto il mio normalissimo risciacquo acido con acqua e aceto di vino bianco e poi ho provveduto ad asciugare i miei capelli con il phon ad una temperatura tiepida, e questo è il risultato alla luce artificiale, perché era ormai sera e non potevo farvi vedere il risultato alla luce del sole. Però comunque i capelli sono veramente molto scuri e chiaramente progressivamente andrò ad aggiungere dell'indigo e quindi andrò ad aumentare la percentuale di indigo nelle nate successive, quindi chiaramente il nero si incuperà ancora di più. Io ragazzi vi ringrazio per aver guardato il video e per essere stata con me. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.